benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come assemblare questo genere di borsa su rete. Prima di passare al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Prima ancora di passare al vero e proprio assemblaggio, spendo due parole nello spiegare come ho realizzato questa tecnica, questo ricamo molto semplice, date le richieste che ho ricevuto sui vari social. Avete visto come ho realizzato la fodera proprio su questa borsa ancora aperta e alcuni di voi mi hanno chiesto come ho realizzato questa borsa. E quindi invece di dedicare un video solo a spiegare come ho ricamato su questa rete, ve lo spiego brevemente in questo. Ho lavorato tutti quanti i quadrettini della rete, vedete? Non ho lasciato una bordatura perché poi la andrò a realizzare come vedremo insieme. Ho semplicemente deciso di partire dal lato anteriore ed ho strutturato delle righe con un solo passaggio di filo in ago da lana, lunghe 7 quadretti, entrando dal primo e chiudendomi nel settimo. Passando poi da dietro, mi sono reinserita nel secondo quadrettino e ho realizzato la seconda colonnina, appunto, sempre di 7. E questo ho replicato fino al momento del laterale che congiunge con il fondo. In questo caso molto semplicemente ho tagliato il filo e l'ho ripreso andando con un passaggio unico, sempre quindi senza fare doppi passaggi sui quadrettini, semplicemente a rivestire tutta la lunghezza. Di nuovo ho tagliato il filo e ho continuato esattamente come in precedenza, quindi con delle colonnine di 7 quadrettini che poi ovviamente sono andati a scemare, vedete, negli angoli per andare a rivestire proprio completamente tutta la rete. Niente di più semplice, ci vuole soltanto un po' di pazienza, ma fortunatamente questo tipo di fettuccia, che è la Lycra Light di casa Tessiland, si presta davvero molto bene. E siamo arrivati quindi a questo punto. Dobbiamo assemblare la nostra borsa. Prendiamo uno scampolo di cordino, fettuccia, quello che sia, e lo mettiamo nell'ago da lana. Iniziamo ad assemblare il nostro corpo borsa dalla parte anteriore. Facciamo proprio combaciare i due quadrettini. Prendiamo il filo, entriamo da dentro in modo da non lasciare codine di sorta e con calma facciamo scorrere tutto il nostro filo lasciando una piccola codina e ci inseriamo nel quadrettino della parte anteriore. Fate sempre attenzione a non bucare la stoffa, cercate di insinuarvi senza rovinare il lavoro e siate delicate, perché in questa fase è probabile che con un po' troppa irruenza si rompano i quadrettini della rete e quando si rompono quelli proprio ai margini diventa un grosso problema sistemare il lavoro. Torniamo appunto sotto nel secondo quadrettino e replichiamo. Il consiglio che vi do quando effettuate questa operazione è quello di incorporare poi la codina in modo da non dover effettuare ulteriori nodi. Quindi in una prima fase quello che dobbiamo fare sarà unire tutti questi quadrettini uno con l'altro gradualmente fino ad arrivare, vedete, all'ultimo punto dove il laterale e la parte anteriore possono coincidere. Il lavoro si presenta in questo modo, vedete già come prende forma la nostra cucitura. Arrivati al punto massimo in cui possiamo unire i due pezzettini, dobbiamo procedere solo su uno. In questo caso io andrò a fare il bordino del laterale e per farlo semplicemente andrò a rivoltare il lavoro e a inserirmi nei quadretti di un solo pannellino. Sempre una volta, perché questo filato, la fettuccia, si apre anche, quindi ci dà un ottimo margine di lavoro con un solo passaggio. Arrivati al lato opposto è ora di incorporare la parte posteriore in questo modo. Cercate di far combaciare
la parte posteriore con la base del laterale per regolarvi su dove andare poi ad apporre il vostro filato. In questo caso da qui io procedo nel quadrettino opposto e continuo. Questa volta la lavorazione andrà rivolta verso il basso e terminata nella base del laterale che si unisce con la parte posteriore. Il primo laterale è stato sistemato. Adesso, invece di tagliare il filo, io passo attraverso la lavorazione con molta pazienza, quindi tra la rete, vedete, e il filo di lavorazione, e mi porto il filo dal lato opposto e replico esattamente la stessa operazione, quindi continuo ad unire fino al punto massimo, dopodiché faccio un solo passaggio nella parte superiore del laterale e replico dal lato opposto fino alla fine. Una volta montato il secondo laterale, ho eseguito la stessa operazione della parte superiore dei laterali, quindi quadretto su quadretto, un passaggio alla volta, ho bordato la parte anteriore della borsa, mi sono portata dal lato opposto e ora con lo stesso metodo che ho utilizzato al di sotto, quindi passando attraverso la lavorazione, mi porto nella parte posteriore ed eseguo allo stesso modo della parte anteriore dei piccoli giri prendendo tutti i quadretti lungo tutto quanto il mio perimetro. Completato tutto il giro, faccio un piccolo nodino e nascondo il filo. A questo punto non mi resta che andare ad assemblare la parte finale, ovvero la chiusura nella parte superiore. Per capire dove andarla a collocare, semplicemente la appongo, la monto nella parte inferiore e chiudo la mia borsa, vedete? In questo modo entro dove riesco. In questo caso la chiusura che ho scelto è una chiusura con dei dentini, quindi non devo andare ad avvitare nulla, ma una volta individuato il punto dove va inserita, la sgancio, me la trovo al di sopra e stringo molto forte anche con l'aiuto delle pinze la mia chiusura. In caso di chiusure con viti, naturalmente andrete ad avvitare. In questo modo evitiamo di misurare, fare divisioni, eccetera, eccetera. Semplicemente incorporandola nella parte inferiore, poi troviamo assolutamente il perfetto punto dove andarla ad inserire. Naturalmente andrà tutto completato con la nostra tracolla o manico preferito e direi assolutamente che il progetto è terminato. Abbiamo assemblato correttamente la nostra borsa senza neanche troppa fatica. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti, come sempre vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Fatemi sapere nei commenti se avete bisogno di qualche altro tutorial guida di questo genere. Sono tutto orecchi, pronta a darvi una mano se posso. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.